Va bene, passiamo ai 5 perché sennò diventa anche questo un video di 30 minuti. Allora, in realtà sono molto tentato e Dammi delle robe strane. va bene. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia e oggi in questo video faccio vedere a Don Ambrogio, li faccio sentire per la prima volta 5 e più in realtà alla fine profumi di nicchia e sentiamo la sua opinione e il suo voto da 1 a 10. Ho già fatto un video con lui che sarebbe la prima parte di questo video, volevo farlo tutto unito ma poi è diventato lunghissimo, quindi l'ho diviso in 2 parti, in cui gli ho fatto vedere i 5 profumi commerciali votati sempre da lui, profumi da designer. Vi lascio in descrizione tutti i link ovviamente dei social di Don Ambrogio, se non lo conoscete lui è un prete di Verona della mia zona, super ragazzo super, quindi se volete dargli un'occhiata, e vi lascio anche in descrizione i link ai prodotti, quindi ai profumi di cui parliamo e ovviamente anche alla prima parte se volete dargli un'occhiata. Iscrivetevi e iniziamo. Va bene, ti do delle robe strane. Magari uno che potrebbe far storcere il naso. Questo, anzi te lo dico dopo che l'hai sentito perché non voglio darti nessuna bias cognitivo. No, anche perché comunque questi che mi hai fatto vedere di fama li conoscevo. Perfetto. Questi invece non so se li conosci. Hai mai visto questo? Forse nel tuo canale, però Sì, ne parlo spesso. Dimmi se non sa da Nazareth. allora sì, sa da... cioè se tu mi dici prendi un arabo, spremilo, il sì, succo sì. di arabo, sa di questa cosa qua. Ah. Però mi ricorda anche, non so, un mercatino orientale di spezie, un mercatino i mercatini etnici, il legno di sandalo. I legni in generale mi ricorda i legni, cioè i legni come se prendessi dei pezzi di legno, di conifera un po' resinosa. Sì. Perché un po' quelli conosco quei profumi lì, perché comunque anche ho lavorato un po' nell'ambito della falegnameria, per cui li conosco bene l'individuare dei legni. Sa un po' di cedro, di conifera, di qualche legno esotico, però tipo come se li intingessi dentro un bagno di acqua profumata alle spezie orientali. Tipo quegli oli che ti metti in vacanza quando vai Sì. nel deserto. Cioè tu quando vai nei mercatini etnici senti questo odore qua. Più maschile o più femminile? A livello di Direi odore? perfettamente, secondo me, maschile e femminile. A Cioè, metà. a metà, ci può stare bene su una donna, su un uomo. Forse un po' di più su una donna, perché mi dà l'idea di una donna diversa, ok? Sì. Cioè, quando senti una donna di solito è un profumo molto fiorito, un po' dolcino. Fruttatino. Questo invece è un profumo orientale, proprio sa di oriente. Da sa di- carattere. Sì. C'è quel dattero che è dolce, da quella parte dolce, però la sabbia, i legni che danno le spezie, Cioè, che danno questa parte. questo, se tu maschile. senti una persona con questo, uomo o donna, comunque è un profumo unico, secondo me è molto unico, non lo senti in giro, quindi se tu vuoi un po', secondo me, andare in giro, farti sentire un po' diverso, alternativo, questo ci sta ed è piacevole, non so se forse a lungo andare un pochino stanca, perché comunque è un po' particolare, Mhm. però piacevole. Dura tantissimo e penso che questo è il mio top 3, nella mia top 3 dei profumi con cui ho ricevuto più complimenti in assoluto. Sì, cioè ti fa complimentare secondo me, perché è particolare, quindi una Super persona... particolare. Secondo me questo ti chiedono ma che profumo è, primo. Cioè anche che piaccia o che non piaccia ti chiedono che profumo è perché è una roba non sentita, quindi attira l'attenzione. E sì, effettivamente anche a me mi ricorda... Cioè non ci sono mai stato finora, però se devo dire la Terra Santa, sa... Adesso te ne faccio sentire questo uno odore qua. da Terra Santa. Non è per fartelo votare, sentilo solo perché non è uno di quelli che ti volevo far votare. Vai, spruzzalo pure. Cioè questo è off topic. Questo è strano. Non tanti lo conoscono, infatti non mi interessava farlo vedere. Questo, Però allora un questo è pochino, pazzesco. così all'inizio l'apertura sa un po' di tappeto arabo sporco. Esatto. Però speziato, come un sapone speziato arabo, medio orientale. Ti piace? Allora a me un po' piace, però non saprei quando metterlo. Perché Al Met Gala. secondo me un po' dà fastidio alle persone, potrebbe dar fastidio. Però non mi dispiace. Cioè Secondo me lo metterei solo per me, solo per sentirlo esatto. io. Solo È uno dei profumi artistici più belli secondo me mai fatti. Si chiama l'Air du Désert Marocain, l'area del deserto marocchino.
E sa proprio di aria del deserto marocchino. Lo metterei solo per me, cioè in casa, ok? Per sentire, per avere un'emozione, mi lasci un'emozione magari ascoltando della musica particolare, un momento anche un po' di rilassato, di meditazione, di riflessione. Questo anche adesso sta un po' evolvendo, sa un po' più di legno, più piacevole adesso ancora, sa di un legno esotico, saponato, pulito, speziato. Da 1 a 10 a sto punto. Allora gli do, secondo me, per gli altri secondo me questo è un 5, ok? Ok. Per le persone potendo immaginare, però per me gli do un 7 per l'unicità e l'artisticità, cioè la particolarità di questo profumo, perché comunque dà qualcosa, ti dice qualcosa. Questo secondo me è uno di quei profumi che o piace, cioè io l'ho fatto sentire a varie persone e o piace tantissimo, c'è gente che è proprio innamorata di questo profumo, oppure dicono oddio ma sa di sporco. Allora, secondo me una persona che non bazzica nei profumi Sì, esatto. non lo apprezza. No. Non lo apprezza perché dice cos'è sto schifo. Sì. Cioè gli piace più un profumo di quelli che mi hai fatto sentire prima. Dior Sauvage. Questo secondo me piace a chi già conosce i profumi, può piacere. Adesso vado su un mondo completamente diverso perché esistono anche quegli artistici però freschi e io li ho scoperti più da quest'anno. Mi dici cosa ne pensi? Perché questo è uno dei profumi di cui parlo tipo nell'ultimo mese e mezzo tantissimo. Voglio solo sentire a primo impatto prima che cosa ti ricorda. Ah, aspetta. Questo mi ricorda una roba che però... No, allora non mi piace. Ah, Dico, cosa non ti mi ricorda? piace. Non ti piace? Non mi piace Ok. perché... Allora c'è dell'agrumato fresco, Sì. ma c'è una nota di fondo di fumo e rancido. Ah, Ok, sì? fumo e rancido. Wow, Rancido, sai il grasso rancido, l'olio marcio, il grasso ti ha burro proprio marcio. portato in una direzione il tuo cervello stranissima, completamente. Cioè, ho capito quello che vuoi dire, ma l'ha letta tipo in modo completamente No, diverso da come l'ho letta io. È rancido, cioè c'è la freschezza buona degli agrumi, cioè agrumi buoni, veramente scorze di mandarino, limone, non so, comunque agrumi veramente piacevoli, Ok. freschi, con questo fondo rancido, Quello che ti dà fastidio. che dà fastidio, è proprio pungente. Adesso io ti dico di cosa mi sa e vediamo se riesco a darti quell'idea. Toglielo un attimo. È il fuse tea alla pesca. No, È presente no, il tè no, alla no. pesca? No. Ti giuro, Cioè forse sa di sì, quello. allora forse la parte agrumata sì, ma sembra come se tu prendessi degli agrumi, ok, li buttassi dentro l'affumicatore, ma un affumicatore non di un fumo buono, tipo Ok, fumo ok. barbecue, Quello proprio... cioè un fumo di plastica, Gomma. bruciata, gomma, come se bruciassi del grasso, Wow. dell'olio di macchina, ecco, come se fosse olio di macchina Me bruciato. l'hai distrutto, a me piace tantissimo. No, è proprio questo mi urta. Da 1 a 10? No, l'hai bocciato, ok, bocciato per quanto mi riguarda, però ti do un 6 per Per la presentazione. la particolarità, però guarda, non lo indosserai mai, secondo me neanche piace, allora forse da lontano, senti ok. una scia di agrumi, Sì. forse può piacere da lontano, ma da vicino no, mi urta. È assurdo perché ti ha proprio, come hai detto prima, no? L'odore è collegato direttamente alla parte emotiva e è assurdo come ti abbia indirizzato in una parte completamente diversa da come l'ho letta io. Sì. Veramente una chiave completamente diversa. Io invece sento proprio un tè nero, un tè alla pesca, sento questo pompelmo amaro, sento questo marino fruttato, dolcissimo, lo sento completamente Allora adesso diverso. sta un po' cambiando, la parte un po' che stona sta un po' andando via, però c'è ancora, resta un po' la parte fresca, però no, hanno voluto accostare secondo me due cose che stridono. Ok. Forse fosse stato magari un po' legnoso, affumicato, forse ci stava, ma così è come ciocomenta. C'è a chi piace il gusto ciocomenta, Sì. io proprio lo detesto. Ok. Mi piace la menta tanto, mi piace la cioccolata tanto, ma insieme li detesto. Ti piace il fondente con l'arancio? Sì? Hanno un profumo loro che si chiama fondente arancio, dopo te lo faccio sentire, perché ce l'ho sotto il letto. La mia riserva nascosta di odori. E allora ne mancano 2 e ti faccio sentire. Beh, allora sai cosa ti faccio sentire? L'hai già sentito i profumi, Jeremy? No, ne ho sentito parlare, ma... Allora, ne ha fatti tanti in realtà. Questo è quello più venduto e secondo me il migliore tra i suoi. Parte giusta perché sennò mi arrivano
video, mi sono arrivati letteralmente video su TikTok di gente, senza dire il mio nome, che diceva le mogliette vanno disse in questo verso. Allora, questa è la moglietta punta, quindi ok, ma quando sono le mogliette, quelle strette e poi larghe, tipo che trovi nelle profumerie, si spruzza dalla parte larga o dalla parte Cos'è? stretta? Prendi dalla parte larga, Ok. e la parte stretta è quella da dove odori. Lo tieni dal lato. E sai perché secondo me è una fregatura? Perché la parte larga prende il infatti, profumo. cioè, dimmi che senso ha non prenderlo così. No, allora, perché io queste qua, che sono un po' quelle, diciamo, professionali, capisco perché tu le pieghi, Sì, devi infilare nelle boccette, ma servono per le essenze più che altro, più che per i profumi. E in teoria bisognerebbe non appoggiarlo al naso. al naso. Io l'ho imparato dopo anni, quindi iniziano lì. Allora, questo è molto buono. Questo è il piaccione creato da chi sa esattamente cosa vuole la gente. Questo qua mi sembra tipo prendi i Dylan Blue Sauvage, quel genere lì ovviamente, che è un profumo un po' generico, però fatto, diciamo, perfetto, ok? Perfetto. Cioè, tra virgolette, è quello fatto apposta con le note che piacciono a tutti, che sono molto buone, perché è agrumato, c'ha quella fondo un po' salino, c'ha quella parte un po' più della lavanda, ok, più maschile, è leggero, vagamente dolce, quindi non è proprio aspro o troppo duro, quindi è anche morbido, vellutato, sembra proprio il cerchio perfetto. Mentre gli altri due magari avevano un qualcosina che diceva sì, buono, però si poteva migliorare. Questo, cioè, penso che meglio di così non si può fare. Conto che lui è tedesco. Io l'ho sempre immaginata come cosa. I tedeschi sono molto benchmark, Sì. molto dettagliati, molto tecnici. Ma questo è tecnicamente perfetto. Sì. Lui dice Office è il profumo per l'ufficio. Longevità 10 su 10, complimenti 10 su 10, durata 10 su 10, sillage 10 su 10, è perfetto. Sì, allora questo puoi metterlo sempre a scuola, ufficio, lavoro, eventi, serate, piacevolissimo, buono. Ti direi però creatività tedesca. Allora, sì, cioè è come, un po' come anche nel mondo delle macchine, non so, questa è un'auto tedesca, performante, abbastanza bella, un bel design, tecnicamente ottima, però magari c'è chi gli piace le macchine magari non so, italiane, che hanno dei difetti, che vanno spesso dal meccanico, che non sono, che hanno sempre qualche cosa che non va, però sono uniche, più particolari, più ricercate. Questa è una BMW perfetta, praticamente. Sì, però cioè, ti devo dire che è un voto alto. Ah, sì. Cioè questo 9, perché anche essendo un profumo generico è buono, come profumo generico è veramente buono. Io ti dico, ho avuto letteralmente persone che mi facevano giri attorno per sentirmi questo profumo addosso. Sì, questo è buono. Cioè mi ricorda un profumo che ho sentito, non so se possiamo dirlo. Vai. Presente Y? Sì. Saint Laurent. Forse in versione ancora migliore. Adesso facciamo un po' di scandalo nell'aria. Li hai sentiti i profumi di Alex? Questo no, non l'ho mai sentito. Non ho sentito parlare, ma questo qua è quello Lui ne ha strano. Questo è quello strano. Questo è quello più strano. Ok. Vediamo cosa ne pensi. Dopo Non magari- serve che dici che ti piace, non ti piace, tu non preoccuparti. Dai. Alex è molto... lui accetta ogni feedback. Ok. No, lo sento già nell'aria. Ah, sì. Secondo me, dopo le cose che mi hai detto... Allora, questo è... Tu vai in montagna, questo periodo qua, che ci sono i prati con l'erba alta, fiorita, tutte le erbe di montagna. Ok. Vai con la motofalciatrice, Ok. quando ha appena piovuto, falcia l'erba, e quindi in montagna sono tutte le erbe di diverse specie, di fiori, erbe aromatiche, e sa questo odore qua. Ah, l'hai associato quindi a È quello. molto forte, ma questo è molto naturale, ok? Cioè non sa molto di sintetico. Quindi l'hai associato alla parte aromatica. In particolare c'è un'erba che io non so come si chiama in italiano, ma so come si chiama in dialetto, quella che a noi si chiama ballotta, che è un'erba che un po' puzza, ok? Quando la tagli, Ok. un po' amara, puzzolente, però questa me la ricorda un po' nel fondo, insieme a tutte queste altre erbe di montagna, Ok. proprio erbe di montagna tagliate, sfalciate. Quando tagli l'erba verde, che sa quell'odore di erba verde tagliata, Quindi sa di verde comunque come... sì, ma è un verde di erbe di montagna, non di erba di prato, ok? Come quando Un tagliano verde le strade o è i più prati. fresco o più dolce? Allora, a me piace, Che direzione? mi piace perché
secondo me non piace alle persone. Mm. Se uno lo sente, non piace. Ti possono sicuramente chiedere che profumo è, perché nell'aria emana questo odore erbaceo di erba di montagna. No, forse dai, secondo me 3 persone su 10 può piacere anche. Ok. Ok, quindi perché è unico. Un profumo così effettivamente non l'ho mai sentito. Infatti si chiama Golpar. Lui ha fatto 3 profumi. No, allora devo dire, bravo Alex, questo secondo me è un bel lavoro. È un bel lavoro perché secondo me tante persone avranno dei ricordi e delle emozioni con questo profumo. Ma infatti tutti ci sono rimasti un po' così perché si aspettavano, lui comunque va a comunicare, ha un metodo di comunicazione che parla alle masse, come Jeremy, parla alle masse e li fa appassionare ai profumi. Invece magari ci sono creator di profumi che sono più invece, no, io parlo solo a quella nicchia di persone che sono già appassionate e quindi vado a approfondire certe cose. Comunque Alex, se vuoi mandarmi i tuoi profumi li accetto volentieri perché questo mi piace, cioè devo dire che mi piace, hai fatto un ottimo lavoro, per cui se vedrai questo video... Ha fatto 3 profumi lui intanto. C'hai anche gli altri? No. No. Ho il tester forse da qualche parte. Ok, Salvia è tipo più sul verde fresco ed è quello che piace un po' a tutti. un po' generico, un po'... Fresco che piace, è molto piaccione. Ok. Rum è quello che è andato meglio ed è invece la versione calda, tipo genere Spice Bomb, Ok. proprio a grandi, Un po' più grandi dolce. linee. Quindi ha proprio preso dei 3 di dimensioni. Quello fresco che piace a tutti, quello invece per appassionati un po' più di profumi che è Rum, quindi più da sera, più caldo, e poi questo invece per tipo l'occasione speciale oppure quel profumo che piace solo, È unico, questo è unico a determinate persone, chi lo apprezza. Però Mi piace questo tantissimo. si può mettere sia nel lavoro sia nella scuola e anche in eventi. Anche, allora, magari non secondo me d'inverno, ok? Però d'estate sì. D'estate perché questo qua ti dà primavera, estate, autunno, Certo. ti dà proprio l'idea dell'erba verde fiorita nei campi di montagna. A me dà invece la sensazione, tipo, a me dà l'idea del giallo come colore. Sì, ma sai di cosa? Ocra. Di tarasacco, tipo tarasacco, sa Sì. di tarasacco. Sì. Forse sa di finocchietto selvatico, sai, Ok. che fa dei fiori gialli. Sa un po' di quella cosa lì. Il Golpar è una spezia mai utilizzata, mai stata utilizzata nel mondo della profumeria. E quindi per forza è unico. La curcuma, sa di curcuma Sì. anche. Sì, Di sì, curcuma e cumino. Quelle, a me sa di spezie indiane. Se quando vai in un mercato indiano di Sì. spezie in un campo verde, di quello mi sa. Sa di curcuma, di curry, sa di curry questa Di cosa. spezie indiane. Sì, in fondo vai dall'indiano, che immagini che quelle robe che sanno di questo odore. Però ti giuro, Sì, tu sì. lasci... Adesso sì, adesso sa Qua proprio di dura curcuma. un'eternità e tipo cioè tu te lo metti e tutto il negozio, se vai in un negozio lo sentono tutti. Questo sa di curcuma, sa di spezie indiane e di, come dicevo prima, all'inizio era più appunto erbe verdi tagliate, sfalciate, adesso sa di curcuma. Farò un video staccato solo cosa ne pensa Don Ambrogio di dei Alex, profumi di Alex, mandami i tuoi profumi perché mi piacciono. Ottimo. Bravo, hai fatto un bel lavoro però. E va bene, ecco qua ragazzi, in realtà siamo a 10 su 10. Fammene sentire, facciamo un bonus, Ok. mi fai uno che fa schifo. C'è uno che fa schifo sotto il letto. Ah, a me piacciono tutti. No, uno che dici questo qua fa schifo alle persone. Allora, vediamo cos'è che fa schifo alle persone. Cioè che uno dice questo Allora, che ha fatto strozzare il naso ancora quando l'hai fatto sentire. fatto con tutta la buona volontà del mondo, quindi metterlo nella Ma che sceglie lui, non sono io che Perché scelgo. è un altro creator questo, Ok? ed è un po'... Lui è un esperto in realtà di profumi e ha la sua linea, Ok. e questo è uno dei, secondo me, a me piace, vabbè non te lo dico neanche, te lo dico dopo, però è uno dei miei profumi preferiti in assoluto e ha 10 persone a cui l'ho fatto sentire, Mi piace nessuno. 9 hanno fatto una faccia strana. Aiuto. No. Buono. Ti piace? Sì. Di cosa ti sa? Menta. Menta? Ok. Menta selvatica. Qualche fiore. No, mi piace. Pioggia. Non ti sa di pioggia? Forse la pioggia nel bosco. Quando il bosco è bagnato e viene su tutti quegli odori dell'erba, dell'acqua che evapora. Mi sa di menta, fiori, un po' dolce. Caramelle alla frutta. Però ti piace? Mi piace. Però, ok. E Ma questo- già hai un naso, secondo me, già No, sentendo ma- questo cioè, un ma è bel buono. naso. È un naso che è molto allenato. Sa di dolce. Cioè adesso dolce è un dolce ovviamente però molto complesso. Sì. Non speziato ma Naturale. sì.
c'è ancora qualcosa che mi ricorda, che adesso non mi viene in mente cos'è, però è una roba che ho già sentito ancora. Foglie di banano, note di pioggia, un algato quasi marino. Allora, forse sa di banana. Cioè, se io penso il gusto della banana, la banana non sa odore, però il gusto della banana, se lo dovessi convertire in odore, sa sto odore qua. Sì, forse sa anche di frutta dolce, non mango, perché il mango è un po' più acidulo, però come se il mango non fosse acidulo, sa un po' di sto odore qua. Frutta dolce. Sì, molto naturale, fosse una roba che assomiglia al cocco, ma non è cocco. Però ti piace, pazzesco. Sì, ma Anche tanto. se dovessi dire, questo mi sembra un cocktail esotico. Dolce, ok. un cocktail esotico, ma è buono. E questo Sa forse di banana, sì, di banana. è il mio profumo più costoso. Quello della storia di Gautama. Questo è buono, ma come si chiama questo? Quello si chiama Murice Imperiale, di Christian Cavagna. Bravo Cristian. Mi piace, questo può essere indossato da una donna o da un uomo, ma secondo me è piacevole. Come fanno a dirti che non è buono? Non so perché, forse è tanto particolare. Ha Forse una punta di verde, una è puntina per di gli verde. appassionati, secondo me. Chi ne sa un po' di profumi lo apprezza. Altri invece, poi ti ho detto, dipende tutto dall'associazione istantanea che fa il tuo cervello. Però è un dolce piacevole, non è un dolce di frutta, la frutta dolce. È perché te lo associ subito a quello, come prima il oltremare che ti ho fatto sentire, quello Sì. azzurro. Tu l'hai associato subito a qualcosa di gommoso Spiacevole, e sì. spiacevole, invece io l'ho associato subito a un tè fresco, quindi dipende veramente tanto da quello. Cioè questo è un succo di frutta. Questo, Christian, è stato quello che mi ha fatto entrare per primo, la prima volta alla fiera dei profumi Alex Sans. Quindi appena entrato, l'aveva appena fatto uscire, me l'ha spruzzato addosso, e quindi io adesso associo questo odore A quell'evento. all'evento, Alex Sans, al conoscere Alex, al conoscere tutti, e Christian. quindi mi piace tantissimo. Se me lo mandi lo apprezzo. Buono. Per sentire solo questo, non posso spruzzartelo perché è un olio. Non sento. Tieni, dammi la mano. Qui. Questo puoi pure scaldarlo, scaldalo. È un olio. Questo è 600 euro di profumo. Ma è leggerissimo. Gli oli, gli attar, più si scaldano e più si intensificano, quindi è il contrario di un profumo spruzzato. Dovrei aspettare un po'. Allora, subito. Allora, comincia a sentirsi adesso un po' dolce. Un dolce come di pelle dolce. Cioè non di pelle cuoio, di pelle umana. Sì. Ok. È strano. Latte. Qualcosa di lattiginoso. Ok. Dolce vanigliato. Però non Piacevole. piacevole. Sì, però non. Niente di eccezionale. Cioè non. Devo proprio. Adesso devo proprio appoggiarci il naso. Non so se magari scaldandosi A con. parte che te ne ho messo poco, anche perché sono tipo 13 ml. 13 ml sono 600 e passa euro di profumo. Quindi io a volte non lo uso mai perché mi fa impressione Sì, è usarlo, un peccato, quasi dici. quasi ti dispiace, e quindi in teoria quando lo metti queste cose qua, le metti un po' qui, alcuni lo mettono sulle sopracciglia, altri qui dietro nelle aree un po' più calde, in modo che poi si scalda nell'aria. Sì, è un olio. Cioè secondo me non si sente leggerissimamente, non ha tanta scia. Io proprio appiccicarci il naso. Come se la mia pelle fosse diventata dolce. Ok, come se la mia pelle fosse più piacevole da sentire. Va bene, grazie mille per essere venuto. Qual è che ti è piaciuto di più alla fine di tutti? Sai che mi sta piacendo adesso? Qual è? L'air du désert Sì. marocain. Quello Sta diventando molto più buono. Quella è una bomba. Cioè molto meglio anche del primo, quello giallo Zel lì. Suave. Meglio di quello. Sta diventando. A me piace tantissimo. Però allora, se dovessi dire comunque in complesso, fosse più buono di tu, cioè quello che. Portatene via uno di questi, ti direi Office. Office perché penso che vado più sul sicuro, però che mi ha colpito di più di tutti e che è comunque molto piacevole, darei forse 9,5, è Golpar. Golpar, ok. Perché Golpar mi ricorda quello che ti ho detto, queste erbe di montagna, Qualcosa di speziate, e sì, cioè mi è piaciuto tanto per l'unicità, ma comunque è piacevole. E anche, il penultimo che mi ha fatto sentire di Christian, quello mi è piaciuto tanto. Manderemo un messaggio. 9,5 anche quello. Sì, molto buono. Va bene. Lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, ovviamente, se avete qualsiasi domanda, e anche all'intervista che abbiamo fatto. Non so se la farò uscire prima di questo o dopo, non lo so, in ogni caso la aggiungo, quindi se volete dargli un'occhiata è in descrizione. Grazie mille per essere venuto. Grazie a voi, grazie a te dell'opportunità. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.